Buongiorno, nuova esperienza. Si inizia questo episodio con la crociera. Siamo con imbarco Priority, questa dietro di noi è l'MSC Grandiosa, molto grande. Ragazzi, siamo proprio i primi ad entrare in crociera grazie all'imbarco Priority. Eccoci qua. Naturalmente questo cielo è finto, è un LED wall, come si suol dire. Crociera nuova, siamo i primi ad entrare grazie alla Priority. Qua in alto c'è un ristorante cinese o giapponese, Sushi Bar. Qui si possono prenotare le escursioni con MSC. Qui c'è la gelateria, sicuramente un salto qui non mancherà. Wow, questi giocattoli aggeggi che si inventano. Chocolate caffè. Ragazzi, ce ne saranno tante di avventure che faremo in questa nave. Sì, io in base al ponte. Wow, abbiamo la camera a fianco a questo bell'ascensore panoramico con vista Mergelline. Lì è dove hanno girato il film Mare Fuori. Ecco arrivate le nostre valigie, abbiamo la nostra card verde, entriamo in camera. Bisogna mettere sempre la card qui per avere poi l'energia elettrica. Questa è una camera quadra con letto matrimoniale, divano che si alza in questo modo per avere i 4 posti. Qui c'è il frigorifero, bello pieno, e qui abbiamo la camera con balcone. Apriamo in questo modo, abbastanza forte. Bisogna fare così, ecco qua. Che caldo, attenzione al gradino. Qua sulla destra abbiamo Napoli, e qua abbiamo il mare. Il letto matrimoniale, questa è la cabina armadio dove abbiamo la cassaforte, stendiabili, cassetti vari, e da questa parte invece abbiamo il bagno. Attenzione sempre al gradino, c'è una grande doccia, WC, tutti i servizi di asciugamani. Hanno aggiunto anche uno specchio, ecco qua. Cabina doccia, devo dire, molto ampia rispetto alle altre volte. Abbiamo i dispenser con shampoo e shower gel. Qui c'è la ventola che aspira e tutto sommato hanno ingrandito il bagno rispetto alle altre crociere. Questo sono io. Ragazzi, questo è il piano del casino, quindi c'è pieno di slot machine, non so quante, cioè a perdita d'occhio. Poi ci sono anche gli specchi che sinceramente confondono l'ambiente. A differenza delle altre volte noto, o forse c'è stata poca gente, che non c'è quel cattivo odore di fumo. Ecco qua, no smoking, finalmente, perché prima quando si accedeva a quest'area era pieno zeppo di fumo. Ce ne stanno di giochi, tantissimi. E qui c'è il bar dove si possono gustare tantissimi cocktail. Questi sono tutti i tavoli da poker, i vari giochi. Lì si possono cambiare i soldi in fish, come in tutti i casinò. Qui c'è un'altra zona spettacoli, sempre con bar annesso. Non avevo mai vista questa zona. Siamo sempre sulla MSC Grandiosa. C'erano tutti questi tavoli, queste vetrate grandissime che fanno vedere in questo caso lo sfondo, lo scenario di Napoli. Mamma mia che bello! C'è un palco veramente bellissimo. Sopra c'è pieno di teste mobili, effetti, casse, speaker di tutti i tipi e quei grandi LED wall, veramente notevole. Poltrone in pelle, rifiniture in acciaio. Questa nave non finisce di stupirmi. Wow, qui sotto c'è un bel pianoforte a coda nero. Queste che vedete sulla destra sono delle vasche idromassaggio con una temperatura di 37 gradi costante. Molto grandi, spaziose, ce n'è una qui e una in quella zona lì. Lì in fondo invece c'è una piscina con acqua salata. Lì ci sono le docce, ce ne stanno due e ce ne stanno veramente tantissime. Quindi prima di entrare nella piscina bisogna sempre fare la doccia, giustamente come in tutte le piscine. Questo è il ponte 16, quello è il ponte 15 e da lì si raggiunge il ristorante, uno dei ristoranti a buffet. Lì non si vede nel video, ma c'è la palestra con tutti gli attrezzi
Techno Gym. Da quella parte invece c'è un bar, qui intorno c'è il percorso che si può fare anche running, quindi walk lento, quindi camminata lenta, oppure camminata veloce. Quindi come dicevo poc'anzi stiamo percorrendo il percorso intorno alla nave MSC Grandiosa. Oggi è il 7 ottobre, tra poco salperemo dal porto di Napoli. Fa veramente un bel caldo, abbastanza potente. Abbiamo appena fatto il check di salvataggio, diciamo in caso di emergenza ci hanno spiegato come comportarci, dove andare a recuperare eventuali giubbotti di salvataggio e qual è la nostra area dove riunirci in caso di emergenza. Speriamo che non serva. Qui siamo a poppa, qui c'è un'altra piscina, tutti si sono messi qui alle balaustre, sono in attesa che vengano mollati gli ormeggi a breve. Come vedete la nave è abbastanza piena, se non erro ci sono sui 6.000 passeggeri senza equipaggio. Abbiamo appena mollato gli ormeggi, siamo sempre nel porto di Napoli, si sta muovendo piano piano la MSC Grandiosa. Andiamo da questa parte, vediamo di vedere meglio come lasciamo il porto di Napoli. Eccolo qua, purtroppo c'è questo fumo che naturalmente non è tanto invitante per nessuno, continuano a inquinare purtroppo fino a quando non ci saranno tantissime navi che avranno una propulsione diversa dal gasolio o cherosene o non so che altro tipo di carburante utilizzino oggi per muovere tutti questi bestioni, questi transatlantici. Ed ecco lì sullo sfondo abbiamo il Vesuvio, uno dei più grandi vulcani d'Europa insieme all'Etna che abbiamo in Sicilia. Qui ci sono i gabbiani che volteggiano e che salutano la nave e noi passeggeri. Qui c'è campo da basket, campo di calcetto, tutto al chiuso, così i ragazzi si divertono con il baby club. Qui possono farsi anche delle fotografie. C'è il game room, da questa parte c'è la panchina molto bella con i Lego. Questa è una delle tante sale ristorante aperta al buffet quasi a tutte le ore. Sono i vari dispenser dove poter prendere tranquillamente la propria tazza. Qui c'è l'acqua calda, quindi hot water, latte fresco, oppure se volete il caffè americano. Io prenderò un po' di caffè americano, questo è gratuito ed è compreso nel prezzo. Da quella parte potete scegliere di prendere poi i vari tè, orange juice, ci sono tantissime altre bevande, le varie tipologie di tè, alla vaniglia, camomilla, zenzero, arancio, sono tutti bastoncini, zucchero, e da qui è possibile prendere appunto Ace Juice, Pineapple Juice, Orange Juice, Ice, Water, qui l'acqua è gratis e ci sono tutti i vari bicchieri. Da questa parte poi ci si può sedere e gustare tranquillamente il proprio caffè, tè o bibita presa da questi dispenser qua. Quella lì in fondo è l'isola di Ischia. No, è Capri. Sì, la riconosco, è Capri. Forma la sua silhouette. Pomeriggio è possibile prendere poi tutte queste macedonie, oppure sono vari tipi di dolci. Sinceramente ancora non ne ho assaggiato neanche uno. Tantissimi tipi e modelli di dolci. Penso di prendere questo qua. Oppure magari mi mantengo un po' più salutare prendendo poco di Macedonia. Andiamo dall'altra parte, che mi sembra di aver visto cibo più salato. Quindi c'è pizza, qui c'è la possibilità di mettere poi l'origano, un po' di spezie varie, formaggio, peperone, e ci sono tutte le pizze di vario tipo a quasi tutte le ore. Comunque pomeriggio è garantito che ci sono sempre questi signori che fanno la pizza. Quindi da questa parte ci sono dolci e frutta, da questa parte invece abbiamo il reparto pizzeria. Poi molto spesso è tutto in copia, quindi dall'altra parte si replica, quindi di nuovo pizzeria, bar, e si replicano sempre i servizi al doppio. Da questa parte, se non sbaglio, stanno facendo anche dei würstel. Sì, c'è la possibilità di prendere würstel, hamburger, panini e quant'altro, patatine fritte. Naturalmente ci sono poi tutti questi negozi importanti con firme come Swarovski in vendita, hanno tantissimi dei loro prodotti. Bar ogni dove, fotogallery, qui c'è sempre
la hall con quel bel pianoforte, Swarovski, dappertutto, lusso ovunque. Qui c'è questa galleria che, se non erro, la prima galleria di questo tipo, di questo viale, lo hanno fatto sulla MSC Meraviglia, ma non vorrei dire sciocchezze. Su questo viale poi si trovano in vendita borse Valentino, Gucci, ci sono ristoranti spagnoli, messicani, sopra c'è anche un ristorante giapponese con esibizione live di tutte le loro acrobazie con uova e quant'altro. Eccole qui, le borse Valentino con tanto di sconto del 50%, profumi e quant'altro, orologi. È una vera e propria passeggiata con questa grafica che a volte c'è questa, ma varia sempre. Ogni tanto mettono il cielo, ogni tanto mettono le stelle, possono mettere tutto quello che vogliono. Caffè bar, sempre con pianoforte. Veramente è una bella esperienza. Questo è un pomeriggio classico, tutti stanno rilassando qui in piscina, lì sul monitor fanno gioco del casino. Ci stiamo recando verso la palestra di qua, no, gym powered by Techno Gym. Per entrare in palestra bisogna portare la card, i signori ti registrano e ti mettono un'etichetta, un piccolo adesivo sul posto. Siamo dentro, raccolta differenziata, noi abbiamo portato un piccolo asciugamano piccolino, qui ci sono tutti i tapirulan e gli attrezzi, come abbiamo appunto detto, della Techno Gym. Vediamo di combinare qualcosa di buono. Questa isola grande che vedete qua adesso sulla nostra destra è l'isola di Ponza. Questa è la piscina come si presenta la sera. Tutti i membri dell'equipaggio tolgono tutte le sedie a sdraio, le raccolgono e le legano per la notte. Vengono tutte legate e stipate in aree più sicure. Temperatura molto bella, ci stiamo recando al buffet per prendere un piccolo paninetto, un piccolo stuzzichino e poi andremo prima al teatro e poi abbiamo il tavolo al ristorante per le 21:25 se non sbaglio. Qui c'è sempre il reparto pizza, quello che abbiamo visto nel video precedente, e qui c'è il pizzaiolo che sta preparando una base margherita, lì con carciofi, anzi no, anche qui con carciofi. Ci sono i piccoli hamburger, patatine fritte, qua c'è un trancio di pizza, uno slice. Qui ci sono tantissimi tipi di carboidrati, quindi tantissimi tipi di pane. Qui abbiamo dei legumi, questo sembra insalata di frutti di mare, riso, patate, un po' di salumi, c'è del riso, anzi è proprio una paella spagnola di pesce. Abbiamo una lasagna alla bolognese, pasta con salsa cremosa al tartufo e qui ci sono tutti i vari tipi di insalata per fare poi condimenti. Questa è la hall in versione serale con il musicista che suona il pianoforte a coda. Cambia totalmente lo scenario. C'è chi è a cena e chi sta andando invece in direzione teatro, come noi. Questo è il famoso viale che hanno creato negli ultimi anni sulla catena delle crociere MSC, partendo, se non erro, sempre dalla Meraviglia, piena di locali, ristoranti e negozi dove comprare profumi, borse, gelati. C'è anche il botteghino delle escursioni MSC qui. Ci sono anche delle sale da ballo. Cominciavo a volare nel cielo infinito, volare, tutti insieme. Sono sola, sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole.
in due. Buongiorno, siamo appena arrivati a Genova. Sono le 7:30 del mattino. Si presenta abbastanza nuvolosa quest'oggi a bellissima Genova. Tra poco andiamo a fare colazione e usciamo. Andiamo a fare un breve giro. Buongiorno ragazzi, oggi siamo come tappa a Genova. Siamo attualmente a Piazza dei Ferrari. Giornata un pochettino nuvolosa, non molto nuvolosa. C'è il sole ma con pochissime nuvole. Un po' di caldo. Siamo, se non erro, l'8 ottobre 2023. Piazza visitata più volte. Sempre questa bellissima fontana piena di gente. Oggi è domenica, quindi giustamente ragazzi, e anche a Genova, ecco qua il mio caffè in ghiaccio. Non è proprio il nostro, ma ci sta. Che si muova. Niente, anche questa tappa a Genova volge al termine. Abbiamo mollato gli ormeggi da circa una ventina di minuti. Con questo magico tramonto ci saluta Genova. Siamo sempre sulla MSC Grandiosa. Veramente una bella nave, ve la consiglio. Ho fatto tutto il percorso di circa 330 metri, il percorso superiore, dove si può fare sia la camminata lenta oppure un pochettino di corsetta. Guardate che bel tramonto. È sempre un momento magico, il tramonto. Un amico ieri scriveva su Instagram che se non lo vedi fino alla fine godi praticamente a metà. Colgo l'occasione per salutare il carissimo amico Michele Giurgola. Ciao Michele! Questo è uno dei ristoranti a buffet che viene utilizzato sia per la colazione sia per il pranzo, ma anche per la cena. Quindi oltre al ristorante, quello assegnato a tutti la sera, si può usufruire comunque di questi tavoli, di questo posto, in questo caso con la vista tramonto del ristorante a buffet. Qui ci si siede dove si trova libero e lì, dopo questa porta, ci sono tutti i distributori, in primis delle bevande, quindi cioccolato, solo il cioccolato manca praticamente. Quindi c'è acqua gratis, tutte le bevande, quindi pineapple, apple juice, se uno vuole l'acqua calda per fare tutte le misture, quindi tè, camomilla, ci sono tutti i distributori. Da questa parte è possibile prendere il caffè americano, naturalmente. Basta prendere una di queste tazze e poi servirsi comodamente da questo distributore. Nel caso arrivi una fame improvvisa, quando tutti i ristoranti sono chiusi, ce n'è sempre uno aperto. Questo dove fanno praticamente le pizze, uno può venire a servirsi tranquillamente senza chiedere niente a nessuno. Ci sono tutte le varie tipologie di pizze che vengono fatte. Oppure si può andare da quest'altra parte a prendere un hamburger già pronto, quindi basta arrivare qui, prendere il paninetto, volendo si può prendere il vassoio con le posate, si mette il panino, ci sono vari panini con condimenti vari, qui ci si può mettere anche un po' di insalata e qui ci sono le famose patatine fritte e i vari dispenser per prendere ketchup e maionese, quindi non si rimane mai morti di fame. E poi c'è anche la piscina coperta, sempre con bar annesso. Questa è la piscina, sopra c'è questo tetto che all'occorrenza viene aperto o chiuso in modo elettronico. Ci sono anche le due jacuzzi, una da un lato e una dall'altro, quasi sempre occupate. Questa piscina ha la temperatura che varia dai 26 ai 30 gradi, quindi si può venire quando si vuole. Chiaramente ci sono sempre gli orari di chiusura. Tavolini da ping pong, calcio balilla, lì sotto c'è la piscina, come anticipavo prima, al coperto, quindi non c'è vento, non c'è pioggia e non c'è freddo. Qui ci sono due jacuzzi, una qua e una lì, acqua molto molto calda, non ho letto la temperatura, e qui ce ne stanno altre due.
una qui e un'altra sta dall'altro lato. Questo è un ambiente sempre creato sulla MSC Grandiosa. Questo è sdraio dove potersi rilassare, bagni, è un bell'ambiente, molto grande. Quella è la piscina di 20-26 gradi, quella grande, acqua salata. Penso che venga pescata dal mare e poi messa in queste piscine. Siamo al ponte 16, quello qua, indicato anche con questi bei numeri cromati. Ci sono 3 ascensori da un lato e 3 ascensori dall'altro. Questo bel divano al centro. Per andare alle proprie camere, in base alla numerazione, per esempio noi abbiamo la camera 11.242, quindi in questo caso bisogna premere 11. Ti indicherà a quale ascensore andare. In questo caso ha indicato E, quindi ABCD, e si è acceso l'E per andare alla propria camera. E comunque ci sono sempre questi punti dove spiega la mappa e tutte le indicazioni necessarie per poter tornare alla propria camera. Ecco qua, si è aperto l'ascensore E. Non c'è bisogno di premere nessun tasto perché automaticamente ti porterà a destinazione, o comunque in questo caso al piano desiderato. In alternativa ci sono sempre queste tabelle. Il nostro piano, come dicevo poc'anzi, è il numero 11. Da lì, quando vedete questo pallino rosso indica la posizione dove vi trovate, andate a cercare la vostra camera. Per esempio la nostra è la 11.242, quindi ci troviamo qui, dobbiamo proseguire nella direzione, o comunque seguite anche le indicazioni 11.126, bisogna andare avanti. Ci sono questi lunghi corridoi, quindi non spaventatevi, non vi perdete, la nave è questa, basta prendere un po' di dimestichezza con la numerazione per capire qual è la poppa e qual è la prua. Questa è la 11.142, noi dobbiamo andare ancora più avanti. Le indicazioni ci sono sempre. Dimenticavo, tutte queste cabine che vedete sono interne. Questo è un altro corridoio, ci sono tutte le cabine che danno all'interno, quindi non hanno una finestra o un balcone o un oblò. Queste invece da questo lato sinistro hanno tutti il balcone oppure l'oblò. Continuiamo per arrivare alla 11.242. Cabine interne e cabine che si affacciano all'esterno. Ci siamo quasi. Questi carrelli che vedete sono dei signori dell'equipaggio che fanno le pulizie alle camere. Ci siamo quasi. Qui abbiamo l'ascensore panoramico e qui abbiamo la nostra bellissima camera 11.242. Questa è la vista che si ha dal balcone in versione notturna. La nave ha sempre queste luci laterali, come vedete. La costa è abbastanza lontana. Quella è la costa ligure. Abbiamo lasciato Genova penso da un paio d'ore, quindi questa è la visione più o meno in notturna, quindi non vi preoccupate che comunque se cadete c'è la luce che vi aiuta. Scherziamo naturalmente. Sorry.
Buongiorno, siamo appena arrivati a Marsiglia, sono le 7:30 circa. Buongiorno ragazzi, oggi stiamo facendo tappa a Marsiglia, siamo in territorio francese. Allora, una volta arrivati al porto di Marsiglia ci sono questi gazebini dove poter prenotare un biglietto per il trenino. Il trenino costa 9 euro, appunto il biglietto, e vi porta al Notre Dame de la Garde. Se non sbaglio fa anche un tour vicino alla spiaggia di Marsiglia. Tra poco saliremo e vedremo di cosa si tratta. Continuate a seguire il video ragazzi e iscrivetevi, magari sono tutte le persone che stanno venendo appunto dalla crociera con lo shuttle, si fermano qui, oppure si può continuare ad andare in giro per il porto di Marsiglia. Siete 4 e 3. Ok, thank you. Quando torniamo? Molto belle queste panchine in legno massiccio. Ci sono queste qua per sedersi e quelle altre invece a forma di panca. Adesso stiamo circonnavigando il porto di Marsiglia. Único puerto de la ciudad junto a Pons de Cataluña. Siamo arrivati alla cattedrale Notre Dame de la Garde, Nostra Signora della Guardia. Siamo venuti con questo trenino che abbiamo preso giù al porto al costo di 9 euro a persona. Fa un breve tour del lungomare e ti porta fin quassù. Fare così la telecamera, Proviamo a salire su questa torre, deve essere uno dei punti più alti. Ecco qua. Dicono che su quelle isole hanno girato il film di Montecristo. Sinceramente non ho visto. Niente, il panorama è davvero lodevole, molto ampio. Si vede tutta Marsiglia, diciamo una buona parte di Marsiglia, il porto turistico e il porto mercantile. Quelle che vedete sul panorama sono le isole di fronte a Marsiglia. Ci sono diversi castelli o comunque insediamenti. Entriamo nella cattedrale anche perché qui c'è un bel caldo. Andiamo a vedere com'è nel suo interno. Sinceramente la ricordavo un pochettino più grande, però è davvero molto bella, molto ricca e tenuta in modo ottimo. Facciamo tutto il giro della cattedrale, diamo un'occhiata. Tam něco mezi lopatkami. È maestosa. In fondo si vede uno stadio. Allora ragazzi, quello che vedete lì in fondo è lo stadio Velodrome, utilizzato anche per i mondiali di calcio. Ragazzi, allora questa è la seconda tappa che facciamo con MSC Grandiosa.
Siamo partiti da Napoli sabato, ieri abbiamo fatto Genova e oggi siamo a Marsiglia. Domani saremo a Barcellona, poi faremo un giorno di navigazione per arrivare poi a Tunisi. Arriveremo in Tunisia. Per me è una destinazione nuova Tunisia, mentre Genova, Marsiglia e Barcellona le ho visitate più volte. Si riparte con lo stesso biglietto, abbiamo preso il trenino di prima e stiamo scendendo giù di nuovo al porto. You can notice an overall view. A su derecha. Questo è il capolinea dove si prendono i trenini per fare poi l'escursione che abbiamo appena terminato e che avete visto nel video poc'anzi. Eccoli qua tutti i trenini in fila. Lì si fa il biglietto, 9 euro. Questo è il trenino, parte, fa circonnaviga tutto il porto e vi porta lì sopra alla cattedrale di Notre Dame de la Garde, Nostra Signora della Guardia. Rocket One. Wow, guardate che bello. Ho comprato la nuova barca. Andiamo con questa in Grecia, magari. Ho preso questa birra che dice che è fatta di castagne. Io ho letto ambre, ho scelto questo. Vediamo com'è. Buono. Abbiamo ordinato questa carne con patatine e insalata abbinata a questa birra ambrata. Buono. Abbiamo preso un cono gelato qui da De Marsil Glacier. Spero di averlo letto bene. Siamo sempre sul porto di Marsiglia. Abbiamo pagato 5 euro questo gelato con 2 gusti. Va bene. Fammi una foto.
Queste sono le famose saponette di Marsiglia. 6 saponette, 10 euro. Una, 1,90 euro. Non male. Questo è un tacchino, giorno di ringraziamento. Appena usciti dal porto di Barcellona abbiamo preso un taxi e ci sta portando in centro a 15 euro 3 persone. Ci porta vicino alla statua di Colombo. Questa è la famosa statua di Cristoforo Colombo che si trova a Barcellona, subito vicino al porto. È molto grande, addirittura non lo sapevo, ma si può anche salire sopra. Ci sono delle persone affacciate. Siamo all'inizio della Rambla anche, che sta da questa parte. Una bestia gigante, molto grande. Buongiorno ragazzi. Allora, come dicevo poc'anzi, siamo appena arrivati a Barcellona. Dal porto fin qua abbiamo utilizzato un taxi al costo di 15 euro per 4 km in 3 persone. L'altra scelta era prendere un pullman che costava 17 euro a persona, andata e ritorno dal porto. Abbiamo preferito per ora prendere il taxi. Ragazzi, se siete arrivati a questo punto, magari iscrivetevi al canale, ci tengo tantissimo. Abbiamo superato da poco i 4.500 iscritti, speriamo di arrivare a 5.000 quanto prima. Adesso siamo proprio all'inizio della famosa della Rambla, questa strada di Barcellona molto conosciuta e molto indicata in tutte le mappe di Barcellona. Giornata abbastanza calda, non c'è nessuna nuvola e si sta decisamente bene. Qua abbiamo anche Don Chisciotte. Questo grattacielo lo vedevo anche dalla nave, molto alto e grandissimo. Non abbiamo prenotato nessuna escursione qui a Barcellona, pensiamo di fare un po' di passeggio cittadino, quindi walking tour. Al massimo prenderemo qualche taxi per spostarci nelle zone più lontane, però principalmente faremo la Rambla avanti e indietro, ci avvicineremo alla Sagrada Famiglia. Non abbiamo fatto il ticket per entrare dentro. Questo è uno dei primi ristoranti che abbiamo incontrato. Noto che non ci sono i prezzi a vista, questa cosa non è tanto simpatica. Qui leggo delle tapas, allora patatas tortillas de patatas 9,90 euro. Non ci sono i prezzi, quindi le sorprese mi piacciono, ma non queste. Ne andremo più avanti, anche se non è ora di pranzo, perché abbiamo appena fatto colazione abbondante, direi pure. Sembra che questa sia l'usanza, non mettere i prezzi sul menù, magari devi chiederli, no? Qui ci sono onion, quindi è la cipolla, kitchen wings, sì, 5,90 euro, 7,90 euro. Chiaramente questi sono tutti i ristoranti turistici, sono qui pronti, le classiche trappole per turisti. Vedremo di trovare qualcosa di carino. Da notare, qui ci sono i ragazzi che vendono le magliette. Italia, Italia! E hanno praticamente
delle corde per tirare subito su la loro tienda, la loro baracca. Tutti sono attrezzati che in un attimo tirano su, sicuramente per scappare. Qui abbiamo anche quella di Ronaldo. Tutti pronti con queste cimette. Oh, che bella questa insegna. Antica casa Janko Koch. Molto belli questi palazzi. Veramente. La Spagna è una delle tante nazioni che ammiro tantissimo. Non lo so, ma la sento una delle nazioni dove potrei viverci. Non sono molto informato su tutto il resto, però da quello che vedo mi piace. Mi sento un po' a casa. Dovrei naturalmente imparare lo spagnolo, ma penso che non sarà difficile. C'è l'Erotic Museum e lì c'è una signorina che balla, come vedete. E qui c'è la Bogueria, il famoso mercato di Barcellona, dove i profumi inebrianti ti catturano già a distanza. Vedo lì appesi tantissimi prosciutti di ogni tipo. Quindi pensiamo di entrare a fare un bel tour qui. Lo abbiamo già fatto nel 2000 e non mi ricordo quando. Allora qua siamo venuti nel 2018. Abbiamo fatto il tour nel mercato, abbiamo anche comprato quei piccoli conetti con tanti salumi, jamon serrano, pata negra e tante altre cose belle. Vedo tantissima gente. Naturalmente ho perso già parte del gruppo. Eccoli qua. Per chi ama i salumi, queste sono gioiellerie a cielo aperto. Qua abbiamo il jamon iberico. Sono questi cosciotti che costano 31, 34. Così a peso sembra un 400-500 grammi l'uno. Qua abbiamo premium bullota. Mamma mia quanta roba, ragazzi, quante cose belle, le comprerei tutte. C'è questo che c'ho proprio vicinissimo, mamma mia, purtroppo i profumi non si sentono, ma sono veramente molto forti. Allora ragazzi, stiamo percorrendo tutta la Bogueria, siamo appena entrati dal lato della Rambla. C'è questo rumore assordante che sinceramente non ho capito cosa sia. Qua vendono della frutta fresca già tagliata. E il rumore dell'estrattore costa 2,50 € una. Quindi la Bogueria non è solo salumi e formaggi, ma troverete anche questi estratti di frutta fresca. Penso proprio di prenderne uno di questi. Frutta, verdura e salumi di vario tipo. Eccoli i famosi conetti per poter assaggiare, costano 4,50 €. Voilà, sono 4,50 € e ci sono questi vari tipi. Penso di prenderne uno a breve, magari dopo aver fatto un po' di giri e consumato un po' di energia. Non sono molto costosi, 9,50 €. Questi pezzetti di salumi e salsicce. Una bella giornata per stare qui a visitare queste prelibatezze. Vorrei anche prendere un caffè, assaggiare un caffè spagnolo. Mi sono fermato un attimo a questo ristorante per vedere il costo della paella. Qui sto vedendo c'è la paella marisco, 21,50 €. Penso che sia un piatto abbastanza grande, magari avremo modo di vederlo più avanti. Comunque sarà sicuramente un bel piatto grande. Poi c'è la paella vegetariana a 16,50 €. Abbiamo questa con il riso nero, riso scuro al nero di seppia a 21,50 €, quest'altra a 19 € e sono diciamo le prime 4 paelle che ho visto che spingono tantissimo anche su altri menù. E poi ci sono tante altre cose tipo frittura di calamari a 18 €, pescato a 11,50 €. Siamo sempre alla Ramblas, sta qui. Noi siamo entrati nella Bogueria, stiamo facendo
questo tour. Tutti questi bei bar piccolini al lato. E la servezza a quest'ora San Miguel. I locali devo dire che sono tutti uno più bello dell'altro. Almeno a me piacciono tutti. Gamberones. Un bell'ambiente, almeno quanto mi riguarda. Wow. Eccoli qua, panini con il jamon serrano a 3,50 €, camone queso, prosciutto e formaggio a 4, iberico a 6. Wow, e ci sono questi bellissimi pure a 2,50 €, mamma mia. Non basta una vita qua, tortiglia e jamon. Wow. Io sono andato. Hanno messo questi contenitori sicuramente per far colare, ma ci sono tantissimi altri conetti. Madonna! Ma quanti? Quante ne sanno? Sono tutti stranissimi. Non saprei quale prendere prima. Sinceramente. Sembra il paese dei balocchi. Guardate quanti conetti. C'è un mix fra salute e non. Quindi qui c'è tutto pieno di frutta, spremute, estratti vari che in teoria, diciamo, sono roba salutare, e da questa parte abbiamo tutt'altro. Empanada e spinaca e queso, quindi sarebbe spinaci e formaggio. Somigliano tanto ai nostri calzoncini, penso che siano al forno, almeno a vederli così. Poi ci sono i burrito. Cos'è? Coco e Ok, è buono. coco e ananas. Cocco e ananas. Poi c'è il burrito al pollo. Mamma mia. Le crocchette, i famosi panzerotti salentini. Forse l'hanno portato gli spagnoli, non saprei. E qua ci sono tanti estratti, mamma mia. C'è da leccarsi i baffi. Piatti di carne. 1, 9, 2, 16. C'è anche il reparto pesce. Sono più per la carne e altro. Cioè, non che non mi piace il pesce, sono più di terra. Il famoso jamon serrano riserva. Guardate tutti questi pezzi di jamon. Qui vengono tagliati con il coltello finemente e serviti quei piccoli cartoncini. Nonostante sia mattina presto, è forte a resistere a tutti questi odori e profumi. Sembra il paese dei balocchi. Guardate qua. Frittini. Ognuno si prende quello che vuole. Mamma. Andiamo di trovare l'altra parte del gruppo. Non basta una vita per assaggiare tutte queste prelibatezze. Ci sono anche questi coni con il polpo fritto, gamberoni, polpo. Non costano neanche tanto, 6 dollari, 6 euro. Ci sono tutti questi spiedoni anche a 4, questi piccoli calamari a 5 e questi pesciolini fritti sempre a 6. Poi ci sono anche i crudi, ci sono veramente per tutti i gusti, vari sali. Quelli vengono venduti tipo in batteria, addirittura ci sono anche funghi essiccati, varie spezie, anche i pomodori. Naturalmente qui dentro ci si perde. In effetti ho perso totalmente il gruppo, non ho la più pallida idea di dove siano. Pure cioccolati, non manca nulla. Guardate qua, guardate, cioccolati per tutti i gusti. Sono pazzi, questi sono pazzi, sono veramente matti. Naturalmente
non manca la paella qui nel mercato di Barcellona. Questa non è tra le più invitanti, vedremo di trovare qualcos'altro da farvi vedere. Questi conetti costano 5 euro e c'è un assaggio di jamon e di pata negra, veramente molto invitanti. Abbiamo anche la pizza, spezie e sali di vari tipi, non sono molto costosi, c'è un assaggio di tanti tipi a soli 13,50 euro. Liquorini, per questi non ne vado matto, cioè, praticamente ovunque li giri c'è queso, salumi e prosciutti. I conetti che non mancano mai, macelleria, pesce. Ragazzi, ci troviamo a Barcellona, per chi si fosse collegato in questo momento. Siamo nel famoso mercato Boglieria, si trova sulla Rambla, una delle strade più famose di Barcellona. Qui sono i panini già pronti, pesce e conetti di vari tipi a 5 e a 6 euro. Puoi già assaggiare queste belle prelibatezze, insalata di polpo. Mamma mia, quanti peperoncini, wow. Sono tutte queste corde di peperoncini, mi piacerebbe conoscere il nome. Vasetti già con il peperoncino pronto, con il curry, pepe di vario tipo. Continuiamo questo tour gastronomico qui a Barcellona. Quello che primeggia più su tutti è sempre il jamon e il pata negra. Il jamon serrano e il pata negra. Penso che prima di andare via qualcosa la compreremo di sicuro, come taglia il prosciutto questo signore. Guardate, c'è questo colonnato che somiglia tantissimo a Piazza Vieja di Cuba, al centro dell'Havana, Ventas Hall. Questi balconi, ma per lo più queste colonne, cioè, veramente molto belle. Questi palazzi lì sono molto particolari. Come preparano tutti questi conetti. Questo deve essere il pollo ruspante, altri conetti. Allora, questo è il jamon serrano, jamon iberico bellotta, jamon iberica bellotta. Questo è 4 agno e questo è 5. Qui abbiamo Hernando Boglieria che ha tutti questi frittini. Questi sono al pollo, costano bene o male sempre dai 5 ai 6 euro ogni conetto. C'è sempre la frutta, quindi c'è il sano e il profano. Pollo Kentucky, mamma mia. Ah, ecco come la signora prepara i conetti. Hola. Quindi al momento siamo usciti dalla Boglieria, continuiamo sempre sulla Rambla. Adesso sono alla ricerca di un buon caffè espresso in tazza. Lo troveremo? Sicuramente sì. Fa tanto caldo, si suda un pochino, ma tutto sommato si sta bene. C'è una fontana. Funziona. Attratto da questa fontana? Sì, diciamo. Amorino. Stava a Times Square. Beh, ci sono tanti cavi, tanta roba. Un po' di Havana. Gran Bazar. E in un attimo ti trovi a Istanbul. Sono delle calamite a dir poco bizzarre per i miei gusti. Siamo trovati in un attimo in questo ambiente che sembra molto bazar. Stiamo fermando qui a Bilbao Berria.
la barra. Guardate che bello all'interno, ragazzi. Ci sono quei bidoni con la scritta Estrella grandissimi. Bello, veramente molto bello. Proprio come piace a me. Guardate quelle luci. Siamo fermati per prendere un caffè. Sediamo qui fuori qua. Sì, mezz'ora ci hanno portato il caffè solo. Il profumo è buono, il gusto non lo sappiamo ancora. Siamo qui nel bar che vi ho fatto vedere prima, Bilbao Berria, nel centro di Barcellona. Caffè espresso, anzi caffè solo preso, abbiamo pagato 3,40 €, 2 caffè, senza acqua. Siamo sempre a Barcellona sulla Rambla, dirigendo verso la Sagrada Famiglia. Sono circa da qui 2 km e 8 a piedi, magari prendiamo la metropolitana, visto che sta a chi. Eccolo qua, c'è il gate Catalunya. Stiamo prendendo la metropolitana che non ho mai preso qui a Barcellona, ci mancava. Catalunya, metro per metro per metro. Facciamo il ticket. Per ora abbiamo abbandonato l'idea di prendere la metropolitana in quanto è caruccia, diciamo, giusto per 2 km conviene farli a piedi, quindi vedremo se riusciamo a raggiungerla a piedi, altrimenti poi torniamo indietro. Abbiamo trovato l'Apple Store di Barcellona. Pensiamo di non entrare, andiamo un po' di corsa come al solito. Casa Batlló Gaudí. Come al solito qui c'è un pienone di turisti da tutto il mondo che vengono ad ammirare giustamente la casa Batlló di Gaudì. Andiamo dall'altra parte. Siamo tornati in questo punto dopo un po' di anni a vedere casa Batlló. Sempre tracce di Gaudì. Qui abbiamo la casa Milà.
Ed ecco uno dei lati della Sagrada Famiglia, uno dei posti più turistici di Barcellona, ma anche di tutta la Spagna. Un'opera che non so da quanti anni stiano lavorando, è incompleta. I city tour è bella maestosa, molto molto. La Sagrada Famiglia. Wow. Adesso stiamo prendendo la metro da qui, dalla Sagrada Famiglia, e andiamo in direzione Boqueria. Almeno questo è l'intento, andare a stuzzicare qualcosa alla Boqueria, e ci sono tante cose buonissime da mangiare. Biglietto fatto, siamo sempre alla metro sotto la Sagrada Famiglia, abbiamo speso 2,40 €, la direzione è la Boqueria. Biglietto. Anche qui, come a New York, si corre per prendere la metro. Sagrada Famiglia. Ok, siamo sulla metro di Barcellona. Ci mancava questo. Siamo scesi a Universitat. L1, L1. Fondo. E siamo tornati nuovamente alla Boqueria. Thank you. Gracias. Gracias. Abbiamo preso il nostro cornettino con jamon serrano. Devo sbrigarmi. Ecco il mio cornettino. Abbiamo preso anche il conetto con i salumi a 3,50 €. Siamo sempre nella Boqueria di Barcellona. Vediamo com'è. Allora abbiamo preso un bocadillo con jamon serrano e queso, 5 €, però l'abbiamo diviso in 3, giusto per assaggiare un po' di prodotti vari. Ci sono anche questi big mix di frittura, oppure sempre i coni, voilà, con tutta questa ben di Dio. Mamma mia quanti. Qui vendono anche le ostriche. Ci sono ostra galiziana, 3,50 € un'ostrica. Poi ci sono queste qua più grandi. Questi ricci sono molto molto diversi dai nostri. Giusto per non far mancare nulla, ci sono questi conetti di pollo fritto. Queste cose tutte strane. Ma questo qua non l'ho preso, la frutta non l'abbiamo presa. C'è vari tipi di queso. Bola de carne piccante. Questi non li avevo mai visti. All'entrata del mercato abbiamo preso una sangria small, costa 3 €. 3 €? Ecco. Grazie. Speriamo sia buona. E niente, alla fine ce l'hanno portata. Noi eravamo speranzosi
che non ci avrebbero portato la paella. Questa è la Marisco mista. Abbiamo preso anche una San Miguel al costo di 10,50 €. La paella costava 19. 18,95. 18,95 € la paella. E niente, giustamente siamo sulla Rambla, i prezzi sono altini, lo sappiamo che le cose costano di più perché sono posti turistici. Chiaramente prendendo le stradine parallele si trovano ristoranti un po' a meno, ma noi volevamo prenderla proprio qui per sfidarci. Provo a prendere, questo deve essere pollo. Bollentissimo. Allora, per ritornare al porto abbiamo preso un taxi, stavamo sulla Rambla e per uscire abbiamo speso 15 e invece per rientrare 20, perché comunque dice che c'è 20 a testa. mio hermano vuole morire qui in porto. Il taxi che ci ha portato indietro. Questo è il terminal dove si possono prendere o gli autobus della MSC, però il costo è di 17 € a persona. Noi abbiamo speso 15 per andare dal porto fino alla Rambla, fino alla statua di Cristoforo Colombo. Il mio consiglio è, anziché prendere l'autobus MSC per andare nel centro di Barcellona, scendete, prendete un taxi che con 15 €, noi eravamo in 3, anziché spendere 17 per 3 abbiamo speso 15 per andare nel centro di Barcellona, per ritornare 20 perché paga una tassa per rientrare, quindi all'uscita non ci sono 4,50 €, 5 € di tassa. Barcellona, stiamo lasciando il porto, il gate del porto di Barcellona e stiamo andando sulla nostra nave, nostra per modo di dire, San Miguel. MSC grandiosa. Abbiamo anche Einstein che ci saluta di colore. E ci sono i vari tunnel gate che ci portano dalla terraferma alla nave. Vedete, su questo tunnel proiettano tutto quello che vogliono. Stiamo lasciando il porto di Barcellona. Devo dire, non mi ero reso conto della sua grandezza. È veramente enorme, ragazzi. Provate a dare un'occhiata con Google Maps per vedere quanto è grande il porto di Barcellona. Siamo sempre sulla MSC grandiosa. Questa è la piscina. Sopra c'è il bar. Non so se si vede in video. Ci sono persone che stanno facendo il tapirulan. Questo è un bar. Questa è la pizzeria. Poi c'è la piscina diurna con tutte le sdraio che a quest'ora vengono tutte raccolte e messe in sicurezza e legate con le varie cime nei punti di raccolta. Qui ci si può tranquillamente sedere, leggere un libro, bere un drink. Ci sono le altre imbarcazioni che stanno entrando in porto. Ah sì, ah sì! We need more people. Una persona con Bruno Manda. If you midnight. Buongiorno,
Siamo arrivati in Tunisia, siamo nel porto di La Goulette, penso si dica così, spero di non sbagliare, correggetemi nei commenti. Questo è un nuovo stato per me, non c'ero mai stato, si va ad aggiungere ai numerosi stati già visitati. Prima o poi dovrò fare il conteggio degli stati. Dalla nave siamo sempre in Tunisia, al porto di La Goulette. Questa è la nostra nave MSC grandiosa. Stiamo dirigendo in direzione del pullman, abbiamo prenotato l'escursione che dura 5 ore qui in Tunisia. Prima volta per me in Tunisia. Vediamo questa nuova esperienza. Continuate a guardare il video e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Abbiamo dovuto compilare questo documento. Adesso ci rechiamo al pullman. Il nostro è il numero 40. Questo è il 40 e ce ne stanno tantissimi, guardate quanti. Lì abbiamo la nave, qui ci sono i bus. 53% sono anche ladri che vivono. Schumacher ha fatto un grande manovra, lui lascia. Pullman 40, questo è il pullman e questo è tutto il gruppo. Questo è Frick, la nostra guida di oggi. 40 a destra! Come in molte volte, anche in Italia, in cui i romani hanno messo tutto il genio. Le terme erano al primo piano, sono stati distrutti dai Vandali nel IV secolo d.C. E questa colonna là, Dentro le rovine dell'insediamento termale che hanno purtroppo distrutto, quindi siamo nelle fondazioni. Ha un caldo abbastanza. Siamo nelle fondazioni delle famose terme di Cartagine. Sarebbe curioso vedere un 3D, una ricostruzione. cominciato nell'800 col grande flusso del mezzogiorno italiano, siciliani e sardi. Sardi per fare... Viene dall'Italia, dalle isole sarde e greche. 40! Il giro all'interno delle rovine di Cartagine è terminato. Adesso abbiamo 10 minuti di pausa per andare a prendere giusto un caffè e chi deve andare al bagno può andare al bagno. Tra 10 minuti dobbiamo trovarci tutti qui perché il pullman riparte per portarci da un'altra parte. Qui siamo all'interno del bar ristoro, ci sono bottiglie d'acqua, gelati, una macchina del caffè, frigorifero con le classiche bibite che ormai troviamo ovunque nel mondo. Lì c'è il menù e le tariffe. Espresso 3.500 e dirham. In quella direzione abbiamo l'Italia e più precisamente abbiamo la Sicilia. Ci sono le antiche rovine con questi capitelli e colonne romaniche. Tra poco lasceremo questo posto e andiamo da un'altra parte. Continuate a seguire il video e magari se i contenuti sono di vostro gradimento, ragazzi, mettete un like. Addirittura c'è anche il Colosseo di Cartagine, sono alcuni dei souvenir che trovate subito dopo l'uscita. Tutto a €1. La mano di Fatima, tutto a €1. E comunque il caldo ci sta tutto. Anche Cartagine fatta. Ecco il nostro pullman numero 40. Il minaretto per chiamare la curia da L'altra cosa, si sa.
Ci stiamo dirigendo verso la Medina. La Medina sarà il centro storico della capitale Tunisi. Meno male che mi sono ricordato di portarmi il cambio. Ho appena messo questa maglietta più fine e di colore chiaro. Chiaramente c'è un caldo bestiale. Per fortuna siamo abituati a questo caldo africano. Alla fine non è che siamo tanto lontani dalla nostra cara Puglia. Oggi abbiamo la guida che si chiama Free, quindi stiamo visitando la Medina con il suo supporto. Ogni tanto alza, non Bello questo portone. Ci sta tamponando tutti i vari profumi. Femmine, e poi grida. Non è che... Allora ragazzi, Berlusca, bunga bunga. Ti pareva? Era Pareddo. Sì, sì. Signore, per cortesia, 40, avvicinatevi! Signore! Silenzio! Ci sono questi mosaici molto belli. Stanno facendo un tappeto, ci mettono 6 mesi per realizzarne uno e poi c'è lo Stato che mette il piombo a garanzia che il tappeto sia vero e autentico, quindi c'è la garanzia dello Stato tunisino. Qui ci sono tanti tappeti, tantissimi, anche molti belli, tanti tappeti e magari ne prendiamo uno grande. Sento un buon profumo, saranno le canne a fumare dei ristoranti vicini, il profumo. Ed ecco, qui siamo nel centro di Tunisi. Mamma mia, che caldo ragazzi. Questa sembra un'antenna, dovrebbe mantenere questa cosa, spero di sì. Questo è il terrazzo del negozio che siamo saliti, dove stanno realizzando tappeti e tutti quegli oggetti, quei souvenir che vendono. Però da qui si ha una vista panoramica sulla gran parte della città. Breve tour nella sala dei tappeti, la casa dell'Acara. Cerchiamo di uscire da qui dentro perché mi sento un po' claustrofobico. Queste ciotole sono veramente belle, mi piacciono tantissimo. Sono dei sottopentola, anche la moka, sono tutti carini, queste bottiglie. Questi sono i famosi tagine arabi, marocchini comunque, del Nord Africa. I tagine sono anche carini per fare degli antipasti con olivette, tarallini e arachidi. Questo sembra legno d'olivo, almeno sembra proprio legno d'olivo. Mortaio, gioielli, Artigianali. ah, artigiano di una volta, ah, bracciali, Sì, artigianali, sì, ossia, argento, argenti, sì. wow, belli, complimenti, bellissimo. Sono tutti gioielli che produce lui praticamente in questa piccola botteguccia. Questo è il suo laboratorio. Merci. Sì. Siamo sempre all'interno della Medina, molto pieno zeppo di negozi e negozietti. Ci passeremo dopo. C'è da perdersi qui dentro,
Bisogna stare sempre vicini alla guida, perché un attimo le strade sono tutte uguali e poi ci sono comunque i commercianti che provano a venderti di tutto naturalmente. Dei bimbi maschi, quello piccolo, e questi durante i matrimoni, le feste che non finiscono mai. Per andare in terrazza si entra in un negozio, ogni occasione è buona per venderti qualcosa, un gadget, un tappeto, una ciotola, una mano di pratica, un cammello finto. Juventini o milanesi? E qui abbiamo sempre una vista panoramica su tutta Tunisi. Ogni tanto svetta qualche grattacielo un po' fuori stile. Sono queste vetrine piene zeppe d'oro. Aspettate là, per favore. Continua il giro nella Medina, tutte queste gioiellerie. Ma sembra che ci sia del cibo tipico, sembra viene sicuramente fritto. Il profumo è tipo calzoni. Quindi stiamo per lasciare la Medina. Abbiamo fatto un giro abbastanza veloce. Mi sarebbe piaciuto assaggiare qualcosa di tipico, ma sembra che in questo episodio non ci sarà l'opportunità di assaggiare un bel nulla. Purtroppo fanno questi tour organizzati, non puoi andare dove vuoi. Peccato. Pure profumi ce n'erano tantissimi. Da quando sono arrivato che volevo salire su questo monumento, stiamo andando in direzione del pullman. Si respira molto aria turca, sarà per le bandiere, sarà per l'arabo, però non lo so. Andiamo a trovare il nostro pullman, che è il numero 40. Tunisia, come ho detto all'inizio del video, mi mancava questa nazione, questa puntina da mettere nella mia collezione. Escursione Tunisia finita, stiamo rientrando. Allora ragazzi, tra poco lasceremo il porto di Tunisi. Quelle sono le due pilotine che ci scorteranno all'uscita del porto. Usciremo da questa parte qui. Lì ci sono dei traghetti della Grimaldi Lines e l'altro è GNV, che non conosco l'azienda sinceramente, ne ho viste diverse, forse sempre Grimaldi o altre aziende. E niente, lì ci sono le catene montuose che partono dal Marocco, attraversano tutta l'Algeria per finire qui in Tunisia. Questo è il porto. Questa mattina c'era tantissimo trambusto, tanti mezzi al lavoro, tanti operai. Adesso è tutto calmo perché comunque è una certa ora. E niente, lasciamo Tunisi tra pochissimo, salperemo con questo bestione della MSC Grandiosa.
Shades of gray. You have to. Ladies and gentlemen, thank you very much. Resterà ancora una sorpresa. Adesso les artisti. Questi sono gli snack di mezzanotte, si possono prendere anche dei crostini con questa zuppetta, una macedonia, dei panini pronti con salame, questa specie di rotolo di verdure, abbiamo dei brezel con lattuga, panino al latte, baguette integrale, rotolo alla contadina e da questa parte abbiamo ancora pizza alla marinara, carbone vegetale. Questa è una pizza con mozzarella, panna e pesto e qui c'era la margherita. Qui si impastano le pizze ancora anche a quest'ora. Lì servono ancora birre, Pepsi, qualsiasi tipo di bevanda. Siamo oltre la mezzanotte, è tutto chiuso come ristorante, però alcuni tavoli sono ancora disponibili per poter appunto stuzzicare, mangiare qualcosina. Da questa parte invece troviamo le bevande. Normalmente c'è l'acqua calda per fare tè, e c'è il caffè, un po' di latte e l'acqua fresca con ghiaccio. Le bevande tipo orange juice, pineapple sono soltanto disponibili durante il buffet, quindi non a quest'ora. La sera prima troverete fuori tutte queste valigie che sono praticamente delle persone che dovranno lasciare la nave domani sera. Domani sera abbiamo lo sbarco a Palermo, per fortuna non è il nostro sarà dopodomani a Napoli, però fa sempre un certo effetto che praticamente l'ultima notte iniziano a toglierti quasi la card e a ridurre i servizi e ti senti già un po' escluso. Questa è la nostra card. Fai in questo modo, si apre, ti dà la card qua e si accende la luce. E qua c'è la camera bella fatta dal nostro cameriere. Buongiorno, oggi siamo nel porto di Palermo. Siamo arrivati già da un paio d'ore. Sole cocente, abbastanza caldo. Bella giornata, quindi tra poco scenderemo in giro per la città. Ciao ragazzi, appena usciti dal porto di Palermo, se siete arrivati con la crociera, c'è la possibilità di prendere i soliti autobus che già abbiamo avuto modo di prendere in altre città turistiche come Londra, Los Angeles, Las Vegas, un po' ovunque nel mondo. Prendiamo questi autobus perché comunque ci porteranno in tutte le destinazioni, in tutti i punti di attrazione che ci sono qui a Palermo, senza sbattere tanto la testa. Comunque oggi è una giornata abbastanza trafficata, come sempre un po' a Palermo. E abbiamo pagato il biglietto soltanto 15 euro, dura fino alle 18 e ci sono due linee, la linea rossa e la linea blu. Una passa ogni mezz'ora e l'altra ogni ora, quindi faremo il tour di Palermo con quest'autobus. Continuate a seguire il video, iscrivetevi e magari lasciate anche un bel like. Continuate a guardare il video. Adesso siamo in attesa che l'autobus si riempia, sono 2 piani
Lì c'è il porto turistico con le varie navi, la nostra sta un po' da questa parte. Sono i tipici cannoli siciliani con il risotto e questi qua sono invece con il pistacchio. Poi invece ci sono le varie granite a vari gusti: pistacchio, pesca, caffè, mandorla, anguria, limone, mandarino e melagrana. Siamo al bar Marocco, proprio di fronte a questa cosa qui. Yeah, it's very hot. Abbiamo appena visitato la cattedrale di Palermo nel suo interno, molto bella. Questa è la seconda volta che la vedo, però questa volta l'ho vista con occhi un pochettino più diversi, il suo stile arabeggiante, arabesco. Correggetemi sempre se sbaglio nei commenti, molto imponente. Devo dire, ho trovato una Palermo ancora più turistica. Era il 2012, quindi sì, 11 anni fa ero venuto qui a Palermo. C'è un casino di gente, tantissimo, c'è un esubero di persone. Niente, abbiamo preso il caffè qui dal bar Marocco. Quindi pensiamo di trovare un'arancina o una granita. Where sometimes the people still be Molto scusi. there. Wow. That's the point of the stuff. Qui siamo esattamente all'incrocio dei Quattro Canti. Sono questi grandi palazzi, questa forma. Hanno ricreato questo incrocio particolare e famoso in tutta Palermo. I famosi calessi li portano in giro per tutta Palermo e c'è ancora il mitico cavallo con carrozza come si faceva una volta. Sinceramente, come detto anche a New York, non sono molto felice di vedere i cavalli che trasportano le persone per puro divertimento. Mi dispiace un pochino vederli così. Subito dopo i Quattro Canti c'è questa bellissima fontana che purtroppo è spenta. Continuiamo il nostro giro alla ricerca di un buon arancino o arancina. Allora, se non erro, è arancino a Palermo o arancina a Catania. Scrivetelo nei commenti. Continuiamo su questa strada molto turistica che parte dai Quattro Canti.
Primo canto gelateria. Un po' bizzarro. Quindi c'è due cani e un gatto insieme. E sopra c'hanno questi bei balconi, palazzi veramente degni di nota, uno più bello dell'altro. Oh, ci sono delle corti impressionanti anche. Mamma mia. Questa sembra Ravana. È tutta una festa praticamente. Ci siamo imbucati da Timilia, sembra che sia solo arancineria. Qui sto vedendo i diversi gusti anche, c'è alla norma, alla salsiccia, alla montagnola, pollo e curry, e fanno solo arancini a vista. Qui ci sono tutti i tavolini, stiamo cercando questa che è la spinacina. Ci sono i vari gusti, cerchiamo di prendere qualcosa anche per noi. Il signore sta facendo le arancine, quindi mi hanno corretto. Qui a Palermo arancine perché sono femmine, invece l'arancino è a Catania in quanto maschio. Ovviamente abbiamo ordinato una box da Sfrigola, siamo sempre su una delle strade dei Quattro Canti. Una box contiene 6 arancine femminucce di vari gusti e abbiamo pagato 18 euro. Poi abbiamo preso delle birre sempre locali, quindi la birra Messina, la seme dorata, e questa è invece la birra dello Stretto Premium Lager doppio malto, per non farci mancare nulla. E qua ci sono le varie arancine femminucce, le varie birre che abbiamo preso prima. Siamo da Sfrigola, eccola qua, Sfrigola. Vediamo i gusti delle varie arancine. Ma qual è quella? Questa è l'arancina con il ragù di carne. Devo dire è molto buona, consiglio questo piccolo ristorante di arancine perché le fanno al momento, non sono quelle rimaste del giorno prima, che ci è capitato qualche volta in altre città qui in Sicilia, senza fare nomi. Arancina a Palermo, bollentissima, molto molto bollente, è molto calda e buona. Auguri! Allora, abbiamo preso un classico cannolo siciliano da Ruvolo. Abbiamo diviso due perché era un po' grande. Non farci mancare nulla. Abbiamo preso anche cannolo tipico di Palermo con la buccia d'arancia. C'è una scorzetta d'arancia. Siamo da Ruvolo, sempre sulla via dei Quattro Canti. C'è un macello di gente. Vediamo come. Io ho anche l'allergia antica, quindi in realtà per l'insulinoresistenza devi mangiare Degno di nota. Guardate questo tagliere degno di nota. Questo si chiama Tara. Wow. C'è veramente tantissima gente. Poi oggi è venerdì di ottobre. Sono tantissimi palazzi con dei balconi molto eleganti. C'è una chiesa purtroppo è chiusa, altrimenti, come sapete, mi piace entrare dentro a curiosare. Guardate questa stradina che bella. Vossia, cucina mediterranea, via Venezia. Ci sono i vari chioschetti, sono le classiche caldarroste. Vedi 3 paghi 4 non è conveniente, compagno. Vedere se riesco a riprendere granite, 15 gusti. Ah, c'è il riflesso, non si riesce a riprendere nulla. Questa è la cialda, la tipica cialda per fare i cannoli siciliani. Facciamo granite e gelati. Qui stanno ammazzando di cannoli. Questo è, ce l'hanno nominato in tanti. Che palle, arancine d'autore. E ce ne stanno veramente tantissime. Sono esposte in vetrina, non so se sono vero o un polistirolo, sembra polistirolo. Ci sono i vari gusti, anche con i friarielli, nero di seppia, norma, pesce spada e melanzane, veramente tantissimi gusti. Non so cosa ci faccia questo pezzetto di tuk tuk asiatico, cerco di capire. Ah, qua prendono, ci sono le varie salsine, comande, servono per questo ristorante. Campari a volontà, spritz come se non ci fosse un domani. Devo dire che sto trovando una Palermo molto, scusate se lo dico 3 volte, molto viva, piena di giovani, pizze a volontà, pinze anche. Ah, c'è la pizza
a vista. Ci sono tantissimi giovani che lavorano, tantissimi locali, corti, bar, caffè, ristoranti di ogni tipo. Bello, mi piace. Naturalmente primeggia sempre il cannolo, l'arancina in tutte le sue versioni. C'è pieno di gente. Spritz a 5 euro addirittura. Allora c'è Aperol Spritz, tagliere più drink a 12 euro. Buono. Wow. Questi sono i posti che a me piacciono. Questa specie di mercati in stile turco-arabo. Mi piace sempre dare un'occhiata a questi bar particolari. E poi ti vendono di tutto. Dalle ciabatte alle valigie. Tutte queste stradine e questi balconi ispanici. Molto stile Havana. Penso di tornare indietro. Adesso non so cosa siano. Non è molto grande. Mi sarebbe piaciuto andare al mercato antico di Ballarò, la vecchia bucceria, però in questo episodio mi sembra che non riusciamo in quanto il tempo stringe. Purtroppo siamo costretti a tornare indietro. Va bene, sempre meglio di niente. Mi accontento di aver dato una sbirciatina così veloce. Devo sbrigarmi perché il gruppo è andato avanti e non ho avvisato della mia assenza. Ma i balconi sono veramente imponenti. Si percepisce la nobiltà di tutti questi palazzi. E siamo arrivati a questo monumento molto imponente. Molto importante. È molto importante. Sono Celebre scena del Padrino. Ci sono 6 colonne. Storia del cinema praticamente. No, non sono 6, sono di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, sono 6 sul fronte. Questo monumento si chiama? Teatro Massimo. Siamo al Teatro Massimo. Con l'aiuto della supporter oggi Asia Troisio. È una local, anzi fuori local, normalmente a base a Catania, oggi in trasferta qui per noi a Palermo. La scalinata è quella della scena famosissima del finale del Padrino. Da rivedere il Padrino. Bellissimo. Per rivedere anche il luogo. Tipico esempio di traffico qui a Palermo. Questo è soltanto un pezzettino, ma da questa mattina c'è sempre un bel caos sostenuto. C'è la telecamera adesso. È passato il laboratorio mobile. E siamo ritornati al porto di Palermo. Stiamo per entrare nuovamente sulla nostra nave, sempre come al solito dico nostra nave perché comunque è stata nostra per questa settimana. Devo dire è una bella nave, ho trovato delle differenze rispetto alle altre navi, tipo la grandezza del teatro l'hanno ridotta tantissimo, però hanno fatto un nuovo teatro che è il Carousel, che purtroppo è a pagamento perché comunque fanno degli spettacoli completamente diversi e molto più tecnici, diciamo, non so il termine vero. Siamo al terminal, al Palermo Cruise Terminal, nuovo di zecca, non l'avevo mai visto, non so quando l'abbiano fatto, però è veramente lodevole. Continuate a guardare il video
perché vi farò vedere anche l'interno del terminal, molto ben organizzato. Anche fuori c'è un prato, c'è tutta la strada organizzata anche per il parcheggio dei pullman. Devo dire, veramente ben fatto. Vedete il grande bestione che si vedeva da tutte le parti della città. Ogni tanto sbucava lei. Sono una ventina di piani. C'è quel fumo costante. Non penso sia vapore, penso sia vero e proprio fumo. Anzi, gli altri giorni erano 2 marmitte a tirar fuori fumo, oggi ne vedo solo una. Comunque devo dire che siamo stati molto fortunati sia col meteo sia col mare, anche se lei ha degli stabilizzatori sia a poppa sia nella parte centrale, quindi anche se c'è mare risultava la navigazione veramente stabile. Poi andrebbe provata in altre circostanze per vedere se veramente è stabile. Niente, questo è il Palermo Cruise Terminal. Abbiamo visto che c'è un progetto veramente futuristico su tutto il porto di Palermo. Spero di avere modo di vederlo. Siamo arrivati da lì, abbiamo fatto tutto questo percorso. Questo è il Palermo Cruise Terminal. Qui c'è la MSC grandiosa, qui si fa tutto il giro, è ben organizzata. Lì si possono parcheggiare tutti gli autobus, le macchine, i taxi, e lì abbiamo Palermo sullo sfondo. Faccio vedere l'interno del gate. Ci sono tutti i famosi tornelli. È tipo un classico aeroporto. Già si percepisce il fresco entrando. Guardate sopra che bello. Continuate ragazzi a guardare il video. Io nel frattempo tiro fuori la mia ship card da far vedere. Guardate che bello. Veramente scale, piani superiori. Non sembra di essere in Sicilia, sembra molto Miami. Andiamo al controllo, devo togliermi purtroppo la cintura. Belli questi dettagli. C'è praticamente un profilo in alluminio, la striscia LED, scusate ma forse non è a fuoco, la striscia LED, questo legno, questo è cartongesso. Tutto nuovo, asfalto nuovo. Qua vanno il carico e scarico merci. E questo qua è il Cruise Terminal. Questa è la parte giù, se non sbaglio siamo al piano secondo forse. No, siamo al quarto. Questo è il quarto piano. Da qui premiamo il deck 11 per prendere l'ascensore contrassegnato con la lettera A per andare al nostro piano 11. Non è un incendio, è il tramonto confuso dal fumo della nave. Sembra una scena apocalittica, ma non vi spaventate, non è nulla di che. Sembra che stia eruttando un grande vulcano, ma è tutto ok. È soltanto, diciamo, il fumo della crociera che va verso il tramonto. Questo sarà l'ultimo tramonto di questa crociera purtroppo. Quella lì in fondo è Palermo e quello è il nuovo terminal. Quel promontorio che vedete sulla sinistra sono parte delle coste della Sicilia che stiamo lasciando per andare in direzione Porto di Napoli, che arriveremo domani mattina intorno alle 7, 7 e mezza, per poi lasciare questa nave bellissima purtroppo. Ragazzi, in crociera c'è anche il reparto farmacia da banco, quindi si può trovare, mai sia servono,
le tachipirine, le aspirine, le Moment, le Buscopan, molto importante, Voltaren Advance, Supradin e alcuni, diciamo, farmaci da banco, quelli che possono servire all'occorrenza. Buongiorno, ore 6:36. Abbiamo attraccato da poco nel porto di Napoli, siamo ritornati nel punto di partenza. È ancora buio, ma tra poco ci sarà l'alba. Fine di questa avventura, tra poco scenderemo dalla nave. Abbiamo fatto il check-out, adesso faremo una breve colazione e poi pullman direzione Salento. Quindi ragazzi, fine dei giochi. Si ritorna alla normalità. Spero che i contenuti siano stati di gradimento, d'aiuto per chi vorrà fare eventualmente una crociera con MSC o altre crociere. Bene o male la vita a bordo è questa qua. E niente, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like e nei commenti potete farmi tutte le domande che desiderate. Questo è il buffet la mattina, sono circa le 7. Tutti questi che vedete qui stanno facendo l'ultima colazione prima di sbarcare dalla nave. C'è un macello di gente e un fuggi generale, tutti ad accaparrarsi banane, cornetti e tante altre cose. Sono le ultime scorpacciate che fanno tutti. Siamo sempre nel porto di Napoli e tra poco appunto scenderemo da questa MSC grandiosa. Sono tantissimi tipi di torte, panini, kraffen di ogni tipo. Io ho preso soltanto questa mattina un po' di frutta, quindi ananas e melone e un bel caffè americano, bel per modo di dire. Da questa parte c'erano sempre tutte queste cose, uova scrambled, salsiccette, pancetta, pane di vario tipo, prosciutti, crocettini, burro, formaggi. Da questa parte ci sono reparto insalate, omelette, fagioli la mattina per partire alla grandissima. Ci sono anche le uova lesse e le uova a occhi di bue, patate, pomodori e tant'altro. Lì in fondo si scorge il molo, il famoso molo di Mergelline, dove hanno girato anche la fiction su Netflix Rai di Mare Fuori. Guardate quanta gente, ragazzi. E niente, andiamo in camera per prendere lo zaino e le ultime cose e lasciamo questa nave. Stamattina prendiamo un po' le scale, iniziamo ad abituarci a lasciare questi bellissimi ascensori. In verità c'è tantissimo traffico agli ascensori, quindi sono troppo lenti nonostante ci siano diverse colonne di ascensori. E niente, noi andiamo al piano 11, al nostro di Salvatore Dalì, o da qui? No, da lì, andiamo da lì. Vedi? 11° piano, da lì. Quindi andiamo a recuperare il nostro zaino.